Linea guida 7. Pianificare diverse strategie per suscitare interesse. Provoca entusiasmo e curiosità per l'apprendimento. Le informazioni non curate, che non coinvolgono la cognizione degli studenti, sono di fatto irraggiungibili. Sono inaccessibili sia nel momento presente che nel futuro, poiché le informazioni rilevanti passano inosservate e non sono elaborate. Tuttavia gli studenti differiscono significativamente in ciò che attira la loro attenzione e coinvolge il loro interesse. Anche lo stesso studente si diversificherà nel tempo e nelle circostanze. I loro interessi cambiano man mano che si sviluppano e acquisiscono nuove conoscenze e abilità, man mano che il loro ambiente naturale cambia, e man mano che si sviluppano in adolescenti e adulti autodeterminati. È quindi importante avere modi alternativi per suscitare l'interesse dello studente, modi che riflettano le importanti diversità inter e intraindividuali tra i discenti. Incrementare le opportunità di scelta individuale e l'autonomia. Dà agli studenti la possibilità di prendere in mano il proprio apprendimento. In un contesto didattico, spesso non è opportuno dare la possibilità di scegliere l'obiettivo di apprendimento in sé, mentre è conveniente offrire la possibilità di scegliere il come tale obiettivo può essere raggiunto, il contesto per la sua realizzazione, gli strumenti o supporti disponibili, e così via. Offrire agli studenti delle scelte può sviluppare l'autodeterminazione, l'orgoglio per la realizzazione e aumentare il grado di coinvolgimento al loro apprendimento. Tuttavia, è fondamentale considerare che gli individui differiscono tra loro per quantità e tipo di scelte che preferiscono fare. Non è quindi sufficiente fornire semplicemente una scelta. Il giusto tipo di scelta e il giusto livello di indipendenza devono essere ottimizzati per garantire l'impegno. Consigli. Fornire ai discenti quanta più discrezionalità e autonomia possibile fornendo scelte per ciò che riguarda il livello di sfida percepito, il tipo di ricompensa o riconoscimento disponibile, il contesto o il contenuto utilizzato per la pratica e la valutazione delle competenze, gli strumenti utilizzati per la raccolta o la produzione di informazioni, il colore, il design o la grafica dei layout, eccetera, la sequenza o la tempistica per il completamento dei vari contenuti dei compiti. Permettere ai discenti di partecipare alla progettazione delle attività in classe e dei compiti scolastici. Coinvolgere gli studenti, dove e quando possibile, nella definizione dei loro obiettivi didattici e comportamentali personali. Ottimizzare la pertinenza, il valore e l'autenticità delle informazioni. Collegate l'apprendimento a esperienze significative che siano utili e preziose. Gli individui sono coinvolti da informazioni e attività che sono rilevanti e preziose per i loro interessi e obiettivi. Ciò non significa necessariamente che la situazione debba essere equivalente alla vita reale, poiché anche la simulazione può essere altrettanto coinvolgente per gli studenti quanto la non finzione, tuttavia deve essere rilevante e autentica per gli obiettivi individuali degli studenti e per gli obiettivi didattici. Gli individui sono raramente interessati a informazioni e attività che non hanno rilevanza o valore. In un contesto educativo, uno dei modi più rilevanti in cui gli insegnanti richiamano interesse è quello di evidenziare l'utilità e la pertinenza dell'apprendimento e di dimostrare tale rilevanza attraverso attività autentiche e significative. È un errore, ovviamente, presumere che tutti gli studenti troveranno le stesse attività o informazioni ugualmente importanti o utili ai loro obiettivi. Per ingaggiare tutti gli studenti allo stesso modo, è fondamentale fornire opzioni che ottimizzino ciò che è rilevante, prezioso e significativo per lo studente. Consigli. Proporre attività e fonti di informazione diverse, in modo che possano essere personalizzate e contestualizzate alla vita degli studenti, culturalmente rilevanti e stimolanti, socialmente significative, adeguate all'età e alle capacità, adatte a diversi gruppi razziali, culturali, etnici e di genere. Progettare le attività in modo che i risultati dell'apprendimento siano autentici, per comunicare al destinatario reale e siano in linea con obiettivi chiari per i partecipanti. Predisporre compiti che consentano la partecipazione attiva, l'esplorazione e la sperimentazione. Sollecitare la risposta personale, la valutazione e l'autoriflessione sui contenuti e le attività. Includere attività che promuovano l'uso dell'immaginazione per risolvere problemi nuovi e importanti, o che diano un senso a idee complesse in modo creativo. Ridurre al minimo le distrazioni e le situazioni di stress.
Date vita ad un ambiente rassicurante in cui imparare a correre dei rischi. Una delle cose più importanti che un insegnante può fare è creare uno spazio a misura di studente. Per fare questo, gli insegnanti devono ridurre le potenziali interferenze e distrazioni nell'ambiente di apprendimento. Quando gli studenti devono concentrare la loro attenzione sulla soddisfazione di bisogni fondamentali o su come evitare un'esperienza negativa, non possono concentrarsi sul processo di apprendimento. Se da un lato la sicurezza fisica di un ambiente di apprendimento è ovviamente necessaria, occorre occuparsi anche degli aspetti potenzialmente dannosi e distraenti. Ciò che spaventa o potenzialmente distrae dipende dalle esigenze individuali e dal background degli studenti. Uno studente di lingua inglese potrebbe trovare difficoltosa l'esperienza linguistica, mentre altri potrebbero trovare fastidiose le stimolazioni sensoriali. L'ambiente didattico ottimale offre la possibilità di ridurre le preoccupazioni e le situazioni di disturbo in modo da creare uno spazio di sicurezza in cui l'apprendimento possa avvenire. Consigli: creare un clima di accettazione e di sostegno in classe. Variare il livello di novità o di esposizione al rischio. Grafici, calendari, orari, timer visibili, spunti, eccetera possono aumentare la prevedibilità delle attività quotidiane e delle variazioni. Creare routine di classe. Avvisi e anticipazioni possono aiutare gli studenti ad essere in grado di prevedere e preparare i cambiamenti nelle attività, nei programmi e nei nuovi eventi. Opzioni che possono, in contrasto con quanto sopra, massimizzare l'imprevisto, la sorpresa o la novità in attività altamente rutinarie. Variare il livello di stimolazione sensoriale. Possibilità di variare la presenza di rumore di fondo o di stimolazione visiva, di buffer di rumore, di numero di caratteristiche o di elementi presentati alla volta. Variazione del ritmo e della durata delle sessioni di lavoro, della disponibilità di pause o time out, o dei tempi o della sequenza delle attività. Variare le richieste sociali relative all'apprendimento o alle prestazioni, il livello percepito di sostegno e di protezione e i presupposti per l'esposizione e la valutazione da effettuarsi collettivamente. Coinvolgere tutti i partecipanti nelle riflessioni dell'intera classe.